Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come possiamo aprire il cancello di casa con il nostro telefono. Infatti nel mio condominio c'è un cancello elettrico che si apre con il classico telecomando via radio. Modificando questo telecomando riusciremo a controllare il cancello con l'app sul nostro telefono, evitando di dover portare il telecomando sempre con noi. La cosa più importante è che modificheremo solo il telecomando, senza toccare nulla sul cancello e quindi senza rischiare di fare danni. Ma ora iniziamo! Come vi ho detto prima, il mio cancello si apre con questo telecomando. L'obiettivo di oggi è quello di creare un sistema che possa premere il pulsante del telecomando quando diamo il comando dall'app. Per prima cosa ho smontato il telecomando. All'interno abbiamo il circuito stampato e una pila. Sui due contatti della pila abbiamo 12 volt, ma cosa succede se collego al posto della pila un alimentatore? Quindi ho collegato il mio alimentatore da banco a 12 volt ai due contatti e come vedete il LED del telecomando si accende, quindi potrebbe anche funzionare. A questo punto ho tolto i contatti della batteria e ho saldato due fili alla PCB, stando attento a collegare positivo e negativo come erano collegati con la batteria. Poi ho saldato un filo tra i due contatti del pulsante del telecomando, in modo che appena il telecomando viene alimentato mandi subito il segnale per aprire il cancello. Sono andato in garage e quando ho collegato la 12 volt al telecomando il cancello si è aperto. Quindi l'idea di base funziona, ora rimane da connettere il telecomando alla domotica per poi controllarlo dal telefono. Come abbiamo visto, per aprire il cancello ci basta dare alimentazione al telecomando per qualche secondo. Quindi si potrebbe tranquillamente usare un relay smart come uno Shelly per controllare il telecomando dall'app. Però come sempre ho voluto complicarmi la vita, realizzando tutto da zero. Quindi ho tagliato un pezzo di 1000 fori, su cui ho messo una scheda ESP8266. Questa scheda è in realtà molto simile a un Arduino, ma ha la connessione al Wi-Fi, che ci sarà molto utile per connetterla ad Home Assistant. Sulla 1000 fori ho messo anche un relay e un regolatore di tensione lineare per portare la 12 volt con cui alimenteremo il tutto a 5 volt per l'ESP8266. A ingresso e uscita del regolatore di tensione ho collegato due condensatori. Ho saldato anche un transistor per dare corrente al relay e una resistenza per collegare la base del transistor a un pin dell'ESP8266. Alla bobina del relay ho collegato un diodo flyback, per evitare che la corrente rimasta sulla bobina danneggi gli altri componenti quando il relay viene spento. Come ultima cosa ho messo due morsetti per alimentare il circuito a 12 volt e per collegare il telecomando all'uscita del relay. Ho fatto tutti i collegamenti sotto alla scheda seguendo lo schema elettrico e direi che abbiamo finito. Dopo aver usato il circuito per un po' ho notato che il regolatore di tensione lineare scalda parecchio e quindi è molto inefficiente. Appena mi arriverà lo sostituirò con un regolatore step down, con cui dovrei riuscire a ridurre il consumo di elettricità. Comunque voi potete evitare tutto questo e usare un prodotto già fatto come uno Shelly, anche se costa appena di più. A questo punto ho connesso l'ESP8266 a Home Assistant usando ESP Home. Visto che parlare del software è sempre un po' noioso, se vi interessa la configurazione di Home Assistant vi lascio la guida scritta con anche gli schemi elettrici in descrizione. Dopo aver programmato tutto, sulla pagina di Home Assistant vedo questo relay come se fosse una serratura, con il pulsante per sbloccarla. Quando schiaccio il pulsante il relay si accende per 5 secondi e poi si spegne. Ora per provare il circuito ho usato una lampadina LED, ma all'uscita sarà poi collegato il telecomando del cancello modificato come abbiamo visto prima. Ho messo il circuito con collegato il telecomando sul balcone, ho premuto il pulsante sull'app, il telecomando si è acceso e pensavate che tutto funzionasse subito? Infatti il cancello non si è aperto. Forse potevo pensarci prima, ma il cancello è troppo lontano dal balcone e quindi il telecomando non prende.
Quindi ci ho ragionato un po' e ho pensato che dal garage il telecomando prende senza problemi. Però in garage non arriva la rete wifi, quindi non potevo spostare tutto il circuito lì. Allora ho comprato questo piccolo relè controllato da un altro telecomando. La scheda con il relè ha dei morsetti per l'alimentazione a 12 volt e per i 3 contatti del relè, e a noi interesseranno il normalmente aperto e il comune. Il relè è impostato su momentaneo, quindi il relè si accende quando si preme il pulsante sul telecomando e si spegne quando si lascia il pulsante. La mia idea è di mettere il telecomando del relè in casa collegato al relè controllato via wifi. Invece il relè controllato dal telecomando sarà in garage e il telecomando del cancello sarà collegato al relè. In questo modo, appena premo il pulsante sulla app, il primo telecomando manda il segnale al relè, che poi attiva il telecomando del cancello. Però per sapere se tutto funziona si può solo provare. Anche il telecomando del relè funziona con una pila 12 volt, quindi ho fatto le stesse modifiche dell'altro telecomando in modo che quando il telecomando viene alimentato inizia a trasmettere il segnale al relè. Finalmente qualcosa ha funzionato e appena ho dato il comando dall'app il cancello si è aperto. Quindi direi che il circuito funziona, ora dobbiamo solo creare delle scatole in cui montare i vari pezzi. Per montare la scheda connessa alla domotica e il telecomando del relè che starà in garage ho stampato in 3D 2 scatole con il loro coperchio. Le scatole hanno dei fori per montare dei pressacavi. Per alimentare il circuito in garage e quello in casa ho recuperato questi 2 alimentatori a 12 volt. Il telecomando sarà messo lontano dall'ESP8266 per evitare interferenze con il wifi. Sul coperchio della prima scatola ho messo un LED per indicare lo stato della connessione e l'ho collegato alla scheda. Ho messo l'ESP8266 e il telecomando sul balcone. Invece il relè e il telecomando del cancello saranno messi sulla porta del garage per avere una migliore ricezione del segnale. Per montarli ho disegnato e stampato in 3D questa scatolina. Ho rifatto i collegamenti tra il relè e il telecomando perché fossero più compatti e ho saldato anche un connettore per l'alimentazione. Volevo anche mettere un pulsante per aprire il cancello direttamente dal garage, quindi sul connettore ho portato anche l'alimentazione del telecomando. Il cavo che viene dal connettore entra in un'altra scatola insieme al cavo dell'alimentatore. Sul coperchio ho messo un pulsante per aprire il cancello e un LED per indicare se il relè riceve il segnale. A questo punto ho montato la scatolina con il relè e il telecomando sulla porta del garage, facendo passare il cavo dalle griglie. Ho fissato la scatolina con un bullone e un dado messo dietro alla porta. Poi ho montato il pulsante sopra la presa elettrica del garage con delle fascette e ho chiuso il coperchio della scatola. Sono subito andato a vedere se tutto funzionava, quindi ho aperto l'app di Home Assistant e ho premuto il pulsante per aprire il cancello. Quando ho visto che funzionava tutto mi sono sorpreso abbastanza, perché mi sarei aspettato che ci fossero altri problemi.
Come avete visto, per il cavo che va dalla porta al pulsante ho scelto un cavo a spirale perché rimane sempre abbastanza teso e così non rischia di entrare nel meccanismo della porta basculante. Comunque il telecomando del relè è abbastanza potente, quindi invece di metterlo sul balcone alla fine l'ho messo in casa sopra gli armadietti della cucina, dove il tutto è protetto dalla pioggia e dove c'è anche tanta polvere a fargli compagnia. E quindi anche questo video finisce qui, e se volete vedere altri video di elettronica iscrivetevi al canale. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video con un nuovo progetto.